Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete qua insieme a me su Quadrata e questa è la prima puntata del 2024 e quindi buon inizio anno a tutti, tranne che a me che come sorpresina mi sono trovato un'altra bella rogna da pelare, però spunto interessante per parlare e farvi una pippotta su che cos'è le soluzioni di RAID, ok? E quindi andiamo subito a vedere quali sono i problemi di questa puntata. Nuovo anno e è rotto, anzi si sono rotti dei dischi del mio RAID che conteneva le immagini del mio ambiente di laboratorio dove volevo fare degli esperimenti nuovi, ma mi sono dovuto reinventare qualcosa perché era fermo tutto. Avevo solo 3 dischi, due sono cimiti e quindi ho dovuto riordinarli e poi sistemare il problema. Però appunto andiamo a vedere che cosa vuol dire avere dei dischi in RAID e capire quali sono le metodologie che fino a poco tempo fa erano molto in voga, poi un po' sono cambiate perché alcune tecnologie sono cambiate anch'esse, però valgono sempre, no? Queste nomenclature e perlomeno i concetti. Quindi il RAID che cos'è? Non è altro che un acronimo per dire Redundant Array of Independent Disk o Inexpensive Disk, come volete voi, ok? Normalmente questa è la spiegazione di che cosa vuol dire la parola RAID. Il RAID è una strategia per proteggere i vostri dati all'interno dei vostri server, ok? Perché immagino che sappiate tutti che un disco può rompersi e se si rompe il disco dove ci sono i vostri dati avete perso tutto, ok? Fatto salvo che non abbiate un backup, ma è un'altra storia, ok? Quella. Quindi per evitare questi problemi normalmente si acquistano almeno 2 o più dischi e si adotta una strategia di protezione del dato, ok? Quindi normalmente veniva creato un RAID su controller RAID hardware ed era una prassi che ancora ad oggi viene fatta su magari hardware di un certo livello oppure sugli storage array complessi di fascia enterprise con tecnologie un pochino più complesse ancora, però comunque sono sempre RAID, ok? Oppure un po' da barbone, ti accontentavi di quello che avevi e utilizzavi il soft RAID che era già all'interno del kernel Linux da milioni di anni e si chiamava MD Array, una soluzione software che emulava i livelli di protezione del RAID classico in forma hardware. È chiaro che le performance erano completamente diverse perché all'interno della scheda RAID fisica c'erano dei sistemi di caching, c'erano dei sistemi di calcolo avanzato sulla verifica della parità dei dati che andavano a scrivere dentro nei dischi e quindi si faceva offload, quindi si scaricava il compito della CPU nel caricare e nel calcolare come distribuire i pezzettini di dato su tutti i dischi, ok? Però per soluzioni standard poteva andare benissimo, cioè una soluzione soft RAID, ok? Quali sono le prerogative, i livelli del RAID? Ce ne sono vari, ok? Quello più sicuramente meno ideale per una protezione del dato è il famoso RAID 0, detto anche in Stripe. Cos'era utile questa soluzione qui? Era utile per aumentare le performance dell'I/O delle nostre macchine. Immaginate che il RAID comunque è nato 20 anni fa, forse anche prima, come tecnologia. E all'epoca non c'erano gli SSD, i dischi erano meccanici, erano quello che erano, molto, molto lenti e quindi il problema delle performance in scrittura, in lettura era importante. E quindi era nato anche il RAID 0 per andare a risolvere il problema
di performance e non tanto di fault tolerance, ok, del dato. E quindi noi avevamo 2 dischi, per esempio, poi potevate anche averne di più, ma mettiamo 2 dischi, come vedete qua nell'immagine gentilmente offerta da Wikipedia nella parte di standard RAID level. Il dato che noi andavamo a posizionare all'interno del nostro RAID veniva diviso in 2 pezzettini e dislocato su un disco e sull'altro, ok? Quindi quando io andavo a scrivere potevo scrivere contemporaneamente o leggere contemporaneamente su entrambi i dischi e quindi non avevo bottleneck, quindi strozzature nella lettura e nella scrittura. Sicuramente pro performance, contro nessuna protezione del dato all'interno del mio RAID, ok? Parallelamente c'era l'opzione RAID 1, che anche questa era quella più utilizzata perché era quella che garantiva un minimo di protezione con qualche conseguenza a livello di performance. Perché? Perché il mio RAID, che almeno doveva essere formato da 2 dischi, prendeva il mio dato e lo replicava su questi dischi. Quindi se io avevo il pezzo del dato chiamato A1, ce l'avevo sul disco 1 e anche sul disco 2. Era proprio replicato, cioè 1 a 1. Avevo una copia speculare su entrambi i dischi. Questo andava ad aiutarci nel caso di perdita di un disco, perché se io perdevo un disco comunque tutto funzionava perché i dati erano all'interno del disco 1, ok? Quindi non avevo particolari problematiche ed era normale avere questa configurazione per i dischi di boot, per esempio, dei server. Un bel mirror era più che sufficiente per garantire la viability del sistema operativo, il più delle volte, ok? Il più delle volte. E mi salvava anche dai costi, perché avevo solo, ok, un disco in più e ci poteva stare. Il contro, chiaramente, le performance in scrittura. Perché? Cosa voleva dire? Voleva dire che io quando dovevo andare a scrivere il dato dovevo scriverlo su 2 dischi, ok? Quindi il tempo della scrittura era raddoppiato. Quindi era un qualcosa che bisognava tenere in conto. Che altre opzioni avevamo? L'altra opzione più gettonata per contenere dei dati, non tanto il sistema operativo, ma dei dati, e quindi i dati di solito magari erano centinaia di giga, ad oggi tera, peta, era la soluzione RAID 5, che si basava su almeno 3 dischi, ok? Quindi qua ad esempio abbiamo una configurazione con 4 dischi, quindi i dischi andavano a comporre il nostro RAID e ogni disco su ogni disco il dato veniva spezzettato, in questo caso in 3 pezzi, e venivano messi questi pezzi su ogni disco, i primi 3 dischi del mio RAID, e sul quarto io andavo a fare il calcolo della parità. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che con questa soluzione qua io potevo perdermi un disco e ricostruirmi il dato sfruttando il quarto disco, perché conteneva il calcolo che mi permetteva di riandare ad assemblare i pezzettini che ho perso, per esempio, se perdo il disco numero 2, quindi a 3. Quindi questa soluzione era buona perché mi dava una buona fault tolerance, perché posso perdere un disco, e mi dava anche degli ottimi risultati a livello di performance di lettura e scrittura, perché qua io andavo a splittare le read e le write su più dischi, ok? Quindi non avevo tante penalty, tante problematiche di lentezza, perché facevo striping, quindi dividevo il dato su tutti i dischi e l'IO mi poteva andare a impattare su tutti i dischi senza avere dei colli di bottiglia. Chiaramente però ci sono anche delle altre problematiche, e che
quando abbiamo da ricalcolare la parità può essere molto dispendioso a livello di calcolo, perché se qua abbiamo un array molto, cioè un RAID, no? Molto importante, quindi di dimensioni che possono essere 1 tera o di più, il calcolo, quando vado a sostituire il disco, che si è rotto magari, il calcolo per andare a recuperare i dati è veramente pesante e può impiegare magari ore e ore, e quindi quando c'è questo rebuild tutto l'IO va a essere impattato, l'IO che arriva magari del vostro applicativo, perché nel frattempo c'è anche il calcolo della parità. Quindi questo non è proprio il massimo. Tutto sto pippone qua sul RAID perché voglio arrivare a OpenZFS. Ok, OpenZFS, anche noto come Zettabyte File System dall'antichità, era un file system nato dallo sviluppo di Sun, quelli che hanno inventato Solaris, già più di 20 anni fa, quindi immaginate da quanto tempo che c'è questo file system, e che a un certo punto, dopo la lunga vicissitudine di Sun che è diventata Oracle e poi Oracle ha chiuso i sorgenti, perché questo anzi a un certo punto era diventato un progetto open source, dalle ceneri del progetto open source è diventato OpenZFS nel 2013, inizialmente su ambiente FreeBSD e poi portato su ambiente Linux, di questo nuovo file system. Questo nuovo file system, la cosa interessante, che si poneva come la soluzione di 2 problemi. Uno era la gestione dei volumi e l'altra era la gestione del file system, perché come tutti voi sapete, ok, c'è il disco, c'è un eventuale file system, ma a volte noi nei sistemi Linux abbiamo anche bisogno del Logical Volume Manager, no? Quindi se abbiamo bisogno di espandere o creare dei dischi, dei pool di dischi più importanti, magari abbiamo un Logical Volume che aggrega più dischi e poi on top al Logical Volume abbiamo il file system finale. L'idea dello ZFS era di aggregare tutte queste cose qui e anche fornire la fault tolerance. E più o meno anche loro hanno replicato i concetti che abbiamo visto prima all'interno dello ZFS. Quindi abbiamo il RAID 0 che è sostanzialmente uno ZFS con single disk, può essere un RAID 0. Abbiamo il RAID 1 che era il mirror come ZFS mirror, quindi ZFS può avere un mirror anche banale. E poi abbiamo una cosa perlomeno un po' strana come nome, ZFS RAID Z, normalmente chiamato Z1 o solo RAID Z, che equivale al RAID 5, e quindi qui abbiamo un disco che funge da parità, e nel caso se avessimo solo 3 dischi possiamo perdere, come nel RAID 5, un disco e tutto ancora funziona. E poi abbiamo il RAID 6, che non ne ho parlato prima, ma perché è uguale a un RAID 5, ma con 2 dischi di parità. E quindi quando hai 2 dischi di parità, puoi perdere fino a 2 dischi, ok? Però cosa vuol dire? Vuol dire che se dobbiamo creare un pool RAID 6, ci servono almeno 4 dischi, anziché 3 di prima, 2 solo per la parità. E la stessa cosa ce l'abbiamo su RAID Z2. Esiste anche RAID Z3 che ha 3 dischi di parità, ok? Quindi è una divagazione sul tema. E poi, per risolvere il problema di cui parlavo prima, del caso in cui noi avessimo un RAID 5 o un RAID Z tradizionale e dovessimo fare la rebuild di pool molto grandi, ZFS o comunque il team di OpenZFS
hanno pensato a una nuova soluzione che è chiamata D-Ride. Non è una cosa vecchissima, è proprio una roba fresca, saranno un paio di anni che c'è questa nuova funzionalità ed è un po' complessa da spiegare, ma fate finta che sostanzialmente dentro nel vostro pool ZFS avete tanti piccoli volumetti, in modo tale che anziché avere un monolita, un unico pool grosso, abbiamo tanti piccoli pool con la loro parità, in modo tale che se noi perdiamo un disco, il numero di riscritture sarà limitate solo al numero di Z-pool che sono impattati da quella perdita di disco. Allora, questa soluzione qui è ottima per migliorare le performance della rebuild in caso di perdita di un disco, ma questo concetto di RAID normalmente viene utilizzato quando abbiamo dai 10 ai su dischi all'interno del pool, ok? Quindi normalmente per setup che non sono domestici, ok? Quindi in quei casi lì il problema della rebuild era veramente disastroso, ok? Quando invece lavoriamo a casa abbiamo di solito 3-4 dischi, va benissimo uno Z-RAID, un RAID Z come volete chiamarlo, quindi una tipologia RAID 5, perché è più semplice da mantenere e comunque alla fine i vantaggi di questa tecnologia di RAID non sono così mostruosi quando abbiamo pochi dischi, ok? Tutto ciò, no, per Z-RAID, RAID, i concetti che vi spiegavo prima, per arrivare a che cosa? A farvi vedere cosa mi è successo all'interno del mio Proxmox, ok? Il mio Proxmox è formato da 4 dischi, di cui 3 sono la componente data store, quindi dove vado a mettere le immagini delle VM, perché il disco invece di boot è un altro disco dedicato che fa vita sua. Invece questi 3 dischi qua andavano a comporre quello che viene chiamato Z-Pool, quindi il pool in RAID fatto con ZFS. In questo caso praticamente tutti e 3 i dischi, uno era ancora in uno stato di decenza, ma 2 erano proprio morti. La cosa strana è che il pannello di Proxmox, nella parte di dischi, dove vedete qua Smart, che sarebbe quel check che viene fatto periodicamente per verificare se ci sono dei fault nel disco, tutto era ok, cioè era passed, quindi non c'erano particolari errori sui dischi, ma nella componente ZFS, quindi quando io vado a chiedere zpool status -v e quindi vado a vedere come stanno i dischi che compongono il mio pool, come vedete qua c'è il degraded. Non sono riuscito a fare la foto quando erano tutti degraded, perché ho dovuto iniziare a mettere dentro i dischi quelli buoni, però come vedete mi è rimasto ancora un disco in questo stato qua, quindi devo ancora cambiarne un altro, erano dei dischi Western Digital Red di 2 anni, quindi nuovi, quindi non so come mai, i Red dovrebbero essere quelli per la NAS, però vabbè, va bene così. Ha iniziato a fare la rebuild che viene chiamata resilvering all'interno dei concetti di ZFS e sono riuscito a recuperare qualcosa. Però qua sotto vedete che mi dice che comunque ci sono degli errori permanenti e quindi non può correggerli. Questi sono irreparabili e l'unico metodo è usare un restore da un backup. Fortunatamente su Proxmox abbiamo anche la soluzione di backup e quindi mi va di fortuna, ok? Per non dire altro. Detto ciò, però, capite che quando c'è un'operazione del genere e uno non ha ben chiaro che cos'è il RAID e perché vi serve il RAID, diventa critico, ok? Perché avere un Proxmox con un solo disco
vi fa perdere, se non avete un backup, vi fa perdere tutto, ma non solo, la macchina è ferma, quindi non potete più erogare servizi, ok? Un conto è quando lavoriamo in laboratorio, che chi se ne frega, ma quando invece abbiamo dei servizi presso un cliente, il fatto di perdere dei dati o comunque dare di servizio è un problema critico e quindi minimo dovete lavorare con una soluzione RAID Z o RAID 5, ok? In linguaggio più classico, non ZFS. Per fare la rebuild e per andare a sostituire un disco su un sistema che utilizza ZFS, questa è la sintassi: zpool replace -f, il nome del pool da cui dobbiamo togliere il disco rotto e dobbiamo mettere il disco nuovo, e qua vedete appunto zpool, e qui ci mettiamo il pool, e poi disco vecchio, nel caso specifico da me era segnato in questo modo, e poi il nuovo disco. Vedete, questo è il nuovo disco, quindi è il device proprio specifico che sono andato a sostituire, e una volta lanciato questo comando lui inizia la procedura di resilvering /rebuild in gergo standard RAID. Questo è molto interessante se non vi capita come a me che praticamente tutti i dischi si sono rotti nello stesso momento, ok? Quindi il vero casino di tutto ciò nel RAID Z è che voi vi potete permettere di perdere un disco. Se sfiga vuole, come nel mio caso, vi si rompono altri 2 dischi, siete panati, ok? Infatti molte volte negli array professionali, enterprise, si utilizza il RAID 6 perché garantisce chiaramente la possibilità di perdere 2 dischi, a costo chiaramente di aumentare il numero di dischi all'interno del gruppo RAID. Però almeno vi salva da situazioni come la mia, perché normalmente non è detto che voi riusciate a trovare 2 dischi al volo o il disco singolo al volo da cambiare e da sostituire. E soprattutto durante il rebuild, che può durare ore, potrebbe cimirsi anche il disco, l'altro disco che era sano fino a pochi minuti fa. Quindi occhio. Magari usate anche il concetto di hot spare, che non ne ho parlato nelle slide, ma all'interno del RAID è contemplato, quindi voi potete creare un RAID, un pool RAID formato da 3 dischi in RAID 5 più un hot spare, quindi un disco che sta lì a far niente, che in caso di problemi viene in automatico aggiunto al pool per andare a sopperire al disco che si è rotto, ok? Quindi mi raccomando, fate attenzione e fate i backup, e magari compratevi sempre lì, tenetevelo sempre lì un disco, no? Dentro nell'armadietto, che può essere utile in questi casi e vi permetterà di recuperare qualcosa. Grazie a tutti per aver visto questo video e vi ringrazio ancora di seguirmi, e se vi è piaciuto il video mi raccomando mettetemi un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale. E niente, buon inizio anno. Il mio non è stato granché, però dai, tutto sommato va benissimo, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti da Dimitri.